Sono stra felice del lavoro che hanno fatto i ragazzi. È un impegno che ha coinvolto 6 mesi di lavoro, 6 team che hanno lavorato in serie. Due anni e mezzo fa, durante un brainstorming su cosa poteva posizionarci come, o meglio, cosa avremmo potuto fare per conquistare nuove quote di mercato e di conseguenza essere più innovativi, cavalcare questo nostro valore che è l'innovazione. E è uscito questo nuovo concept store che poi ha trovato i suoi natali in Olanda e poi è stato sviluppato in Nuova Zelanda, in Danimarca, in Germania e oggi in realtà anche qua a Milano. Dunque siamo veramente orgogliosi del lavoro che hanno fatto tutti i ragazzi. Ma ce ne sono tante di sfide. La prima, secondo me, in assoluto è l'accettazione dell'apparecchio acustico. C'è questo stigma che nel popolo italiano è molto forte. Vi do un paio di numeri: in Italia si vendono 440.000 apparecchi acustici, che vuol dire, abbiamo due orecchi, 250.000 persone acquistano un apparecchio acustico ogni anno su 60 milioni di persone. Vi do un raffronto con gli altri paesi. In Olanda sono 380.000 apparecchi acustici su 17 milioni di abitanti. Sono scale completamente diverse. Il problema è che in Italia non è ancora conosciuto il potenziale o quanto può cambiare la vita l'utilizzo di un apparecchio acustico. Rispetto a un centro acustico in cui c'è una parte molto più medicale, se così la vogliamo chiamare, molto più focalizzata sull'esame dell'udito, qui abbiamo un approccio molto più piacevole, coinvolgente. Il cliente può fare un percorso specifico per lui, può conoscere, imparare a conoscere quelli che sono gli ausili audioprotesici, dà proprio la libertà di non essere, obbligato ad acquistare o a indossare a tutti i costi un apparecchio acustico. Ci sono una serie di percorsi nel world of hearing che anche il parente, il familiare, l'amico può seguire. Principalmente mi verrebbe da dire l'experience room, un posto fantastico dove si può vivere la sensazione in diverse condizioni di vita normali, di vita quotidiana, e appunto la persona anche che ha un ottimo udito può capire come sente il proprio caro con deficit uditivo e come potrebbe risolvere. Un percorso di formazione piuttosto impegnativo, ha richiesto 20 giorni di formazione costante e continua, sia dal punto di vista della comunicazione, quindi in particolare come approcciare al nuovo tipo di utenza che prevediamo arrivi nel world of hearing, sia dal punto di vista ovviamente clinico o tecnologico per saper utilizzare tutta quella che è la strumentazione che di fatto è il fulcro di questo spazio interattivo. Abbiamo portato tantissime innovazioni, il World of Hearing è solo l'ultima di queste. Abbiamo innovato la modalità di fare marketing, la modalità di approcciare il cliente, abbiamo introdotto il concetto di audio specialist, audio master, dunque abbiamo diviso il processo tra la parte squisitamente tecnica da quella di consulenza, perché riteniamo che l'eccellenza paghi. Dunque prima di portare i ragazzi, gli audioprotesisti, tutti i laureati a livello di consulenza, che è molto più complicato, deve essere strapreparato tecnicamente. Io credo proprio che aprire in questi momenti così delicati per il paese, per il mondo intero, quindi vedere un'azienda, un gruppo che va a investire così tanto nella location in sé, nel personale, nelle attrezzature, per aprire un negozio così impegnativo, così importante, sia un segnale fondamentale della volontà di AudioNova di crescere e di crescere anche e soprattutto nel nostro paese.